Ce la rischiamo? Forse questo è uno dei bunker più segreti di tutta l'Albania. Hey, motherfucker! Amico di Catch, sarà una giornata lunga, credo. Ho chiesto a Catch se poteva farmi un tatuaggio e adesso lo sta scegliendo. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. È incredibile, sono dentro al bunker più grande e sicuro al mondo perché mi trovo a 100 metri di profondità dalla capitale albanese Tirana. Purtroppo l'Albania ha un triste primato perché è il paese più bunkerizzato al mondo. Per colpa della follia dell'ex dittatore comunista Enver Hoxha, negli anni 70 furono costruiti più di 170.000 bunker in tutto il paese. Hoxha fu uno dei peggiori despoti dell'Est. Per 40 anni guidò il paese con il pugno di ferro. Isolò l'Albania dal resto del mondo, facendola diventare una sorta di Corea del Nord. Attuò un comunismo estremo cancellando le proprietà private, la libertà di parola e la religione, condannando gli albanesi a vivere dentro una prigione a cielo aperto senza alcuna finestra sul mondo. Dal dopoguerra agli anni 90, gli albanesi vissero nel terrore della Sigurimi, la terribile polizia segreta. I bunker furono il risultato dell'ossessione maniacale di Hoxha per un improbabile attacco nemico. E dopo la caduta del regime comunista negli anni 90, molti di questi bunker furono distrutti per dimenticare quel triste momento, ma altri sono rimasti per ricordare la resilienza del popolo albanese. Gireremo tutta l'Albania per scovare i bunker più iconici, incontrare chi ha vissuto sulla sua pelle la dittatura del regime comunista e comprendere cosa vuol dire oggi essere felici in Albania. È la mia prima volta in Albania, non c'ero mai venuto e mi ha sorpreso tantissimo scoprire che qui ci sono soltanto 3 milioni di abitanti, un numero abbastanza ridotto, però l'orgoglio degli albanesi è infinito. Infatti loro sono molto orgogliosi della loro nazione, della loro etnia, e loro si chiamano non albanesi tra di loro, ma Shqiptare, che vuol dire figli delle aquile, e a loro volta chiamano l'Albania nido delle aquile. Questo infatti viene riportato anche nella bandiera nazionale, che è sfondo rosso e un'aquila con 2 teste, molto orgogliosa, molto fiera, e infatti la vediamo dappertutto, in tutte le case c'è sempre una bandiera che sventola. Guarda, là c'è un bunker. Di solito i bunker sono in zone, sono dentro le campagne. Ce la rischiamo? Questa è sicuramente la campagna di qualcuno perché è coltivata, e di solito bunker così grossi si trovano soltanto in zone private, perché quelli pubblici sono stati tutti smantellati e distrutti dopo la caduta del regime per recuperare il ferro e poi rivenderlo, e dentro bunker così grossi ce n'è tantissimo di ferro, ma questo è rimasto intatto e quindi andiamo a dargli un occhio. Molti degli albanesi odiano questo tipo di simbolo che ricorda al regime comunista, altri invece li lasciano come ricordo, come memento di quel momento, come monito per ricordare anche le persone che non hanno vissuto quel periodo, che c'è stato un periodo molto buio della storia albanese. È interessante. Vedete, adesso è tutto distrutto, tutto abbandonato, non c'è più nulla se non una pianta di fico, la struttura sempre a cupola per proteggere da potenziali attacchi da parte dei nemici, che non ci sono mai stati. Molti miei amici albanesi mi hanno raccontato che al giorno d'oggi i bunker vengono utilizzati o venivano utilizzati una volta finito, una volta caduto il regime, come bagni pubblici, per farvi capire, oppure per andare in camporella, per portare le ragazze in un posto protetto e appartarsi, fare l'amore. Porca
Porca miseria, questi sono molto più grossi di quello che abbiamo appena visto. Sembra uno scenario post-apocalittico, come se noi fossimo gli ultimi sopravvissuti sulla Terra e questi bunker ci avessero appena salvato la vita. Però invece no, erano i bunker che servivano per un potenziale attacco probabilmente dal mare Adriatico. Infatti la loro posizione è proprio strategica, sono posizionati davanti al mare per controllare l'arrivo di possibili navi nemiche che però non sono mai arrivate. Bella l'Albania. Durante l'era comunista, Enver Hoxha dichiarò l'Albania il primo stato ateo al mondo. Anzi, l'unica religione ammessa era l'albanesimo, il culto della patria. La polizia segreta chiuse tutti i luoghi di culto e iniziò a perseguitare i credenti di ogni religione. Ma proprio uno di loro, il cui compito era quello di spiare gli altri, fece qualcosa di straordinario. E noi stiamo andando a incontrarlo. Ndërsa ne përgatiteshi për luftë, përgatiteshi për të mbrojtur nga imperialistët, nga amerikanë, nga rusët, nga gjermanët, nga anglezët, nga kudo, dhe gjithë përgatitja jonë ishte që se si mund të dëgjonim sinjale që mund të kuptonim çfarë po ndodh, a janë duke na sulmuar armiqtë apo jo. Dhe rastësisht në këto vite unë dëgjova nga Monte Carlo një emision në gjuhë shqipe. Më tërhoqi vëmendje, ishte me valë të shkurtra, edhe thjesht po fliste për një person i cili quhej Jezus. Edhe po thoshte që ky është i shpëtimtar, nëse ju besoni, ai do t'ju shpëtojë jetën tuaj, ai do t'ju japi një jetë tjetër të re, një jetë me bollëk e të tjerë. Këto mesazhe unë vendosa që të dëgjoja përsëri në emisione tjetër, pastaj edhe në emision tjetër. Por problemi ishte që ishte shumë e rrezikshme për mua që të mund të dëgjoja rregullisht në kohë që punonim në armë, në ushtri. Nuk mundej do të dëgjoja sepse ishte ndaluar me ligj dhe unë do të përfundoja ose do të dilja nga puna ose do të shkoja në persekutim ose në burg. Kohën e komunizmit ne ishim mësuar për një person, ne njihnim vetëm diktatorin Enver Hoxha. Ai ishte zoti për ne, ai ishte vetmi person që na shtonte. Ne ishim rritur që fëmijët do të kistim atë, thoshim lavdi, Enver Hoxha dhe gjithçka tjetër. Kjo më bëri shumë të isha kurioz ndaj fjalës së Jezusit. Për ta njohur më shumë një hero tjetër, një person tjetër që nuk e kisha dëgjuar, as nuk kishim rritur, as nuk kishim menduar. Ne ndoshta kishim dëgjuar fjalën Zot, por jo Jezus. Edhe në radio, në emisionet dhe mesazhet e shkurtra ishin shumë të qarta, shumë të thjeshta dhe shumë të kuptueshme për ne. Edhe kjo më bëri që çdo ditë unë të filloja të dëgjoja, filloja të shkruaja, filloja të mësoja, vetëm për të njohur kush është ky shpëtimtar. Jo se ai do të më shpëtonte për momentin, por doja ta krahasoja me atë që ne jetonim. Kush ishte Jezusi. Dhe thot Zoti që unë do hap sytë të veprave. Unë kuptova kush ishte jeta e vërtetë me Zotin. Ndoshta shokët e mi nuk ishin rahat, ndoshta disa shokë mundan, shumë të ngushtë, ata u larguan prej me. Edhe më thoshin çfarë po bën. Ndërsa unë isha shumë i lumtur. Lumturia ime është ndryshe. Ajo që du të kuptoj është që unë nuk jam më Berti i parë. Ka ndryshuar. Jeta ime ka ndryshuar, jeta ime ka kuptim. Edhe lumturia ime është sepse nuk kam dashurinë e kësaj bote, por kam dashurinë e Krishtit. Edhe gëzojnë dhe lumturojnë që jo vetëm unë, por shumë njerëz kanë dëgjuar mesazhin, vazhdoj të shërbej atyre, sepse e dim që si njerëz të humbur që kemi qenë, tashmë jemi të lumtur, do të jemi së bashku me Krishtin, me Jezusin sot e në përjetësi. Mezzo secolo di follia ideologica che ha negato i diritti di Dio, negando sistematicamente i diritti dell'uomo, non sono riusciti ad annientare la speranza degli albanesi che, come nel caso di Berti, si è aggrappato alla fede.
forse questo è uno dei bunker più segreti di tutta l'Albania, perché era riservato agli alti ranghi dell'esercito albanese. Infatti nessuno conosceva la sua esistenza se non loro. E quando è caduto il regime comunista si è scoperto la sua esistenza per caso. Una signora ha comprato questo terreno, ci ha fatto un hotel e un giorno ha scoperto che c'era un tunnel segreto che portava dall'altra parte della collina. Qua ci sono pipistrelli, Lo vedi? No, Guarda. non vedo. Eccolo. L'hai visto? Sì. È un bunker enorme, qui si potevano asserragliare centinaia di soldati, dei leader che avrebbero comandato la guerra da qua dentro. Infatti queste stanze servivano sia come stanze da letto e sia anche come uffici dai quali avrebbero mandato le comunicazioni per pilotare la guerra. Le porte ovviamente erano anch'esse fatte di cemento armato per non permettere alle radiazioni di una possibile bomba atomica di entrare dentro il bunker, e quindi in questo modo chi si fosse nascosto qui sarebbe sopravvissuto anche alla bomba atomica. La signora è stata gentilissima perché ci ha detto che non fa entrare nessuno in questo posto e mi ha appena fatto vedere il tunnel che collegava il quartier generale ufficiale, quello visibile a tutti, con il bunker. Da qui i soldati potevano nascondersi in caso di attacco. E adesso è un hotel e la signora è la proprietaria, è stata gentilissima, abbiamo avuto una fortuna incredibile. Piccola interruzione dal Giuseppe del futuro, perché in questo momento mi trovo in Macedonia del Nord, a Skopje esattamente. Sono qui per raccontarvi una storia straordinaria. La città di Rom, dove il sindaco è rom, i giornali sono rom, c'è anche la televisione rom. Ma aspettate fino a settembre e vi racconterò questa storia. Io vi ho interrotto un attimino dal futuro per dirvi un segreto dei miei viaggi. Io, quando ho sete, bevo. Lo so che è incredibile, ma la domanda che ci dobbiamo fare è: cosa bevo? Beh, io bevo il rap. Questa borraccia è geniale perché grazie a questi pod di aromi naturali diversi, mentre bevo respiro col naso e l'aroma del pod passa dalla gola al retro del naso, facendomi sembrare di bere un'acqua al sapore di frutti di bosco in questo caso, quando in realtà si tratta solo d'acqua. E in questo modo io ho più voglia di bere durante la giornata, specialmente adesso che è estate, evito bevande zuccherate, ma soprattutto non spreco bottigliette di plastica durante i miei viaggi. E ora che vi ho svelato uno dei miei segreti più incredibili, vi lascio il link in descrizione per provare Air Up e adesso torniamo in Albania per ascoltare una curiosità molto interessante per noi italiani. Una delle conseguenze più curiose dell'epoca comunista e della sua folle censura è che in Albania il 70% delle persone parla l'italiano. So che sembra assurdo, ma fino al 1991, anno della caduta del regime, l'unico modo per avere notizie dal mondo era girare le antenne verso il nostro paese, per sintonizzarsi segretamente alla radio e poi alla TV italiana. Proprio noi eravamo la loro unica finestra sul mondo. E me lo racconta con passione proprio un operaio incontrato per caso, che mi offre un caffè. Italia, parli pure l'italiano? Tu sai italiano? Ma come? Anche i gatti sanno l'italiano qua. Ascolta. Buono. Non è la WhatsApp? Come ti sentivi quando vedevi il mondo fuori dall'Albania attraverso la televisione italiana? Di nascosto vedere Rai 1 e Rai 2. Di nascosto. Perché gli Sigurims, Sì, la polizia segreta. Polizia segreta, si aggiravano in tutte le città, in tutti i quartieri, nelle tutte viuzze per vedere se le antenne delle TV sono voltate dall'Italia. Dio mio, mi fa male quando ricordo le loro facce, sempre così. È stato un incubo. È stato un incubo? Sì, ho detto, ma perché? Perché è servito tutto questo? Tutto il mondo vive libera, in quel tempo no. Non vedere di là, non vedere televisione, non andare, era tutto chiuso. Il regime non permetteva di leggere nient'altro che la storia dei russi. Noi non ci piaceva, volevamo
l'Occidente. Chi meglio l'Italia poteva essere qui davanti a noi. Dunque la moda, la letteratura, la poesia, la canzone, la cultura, Italia molto da dare all'umanità. Ascoltare Besnik parlare del mio paese di origine con così tanta ammirazione mi colpisce profondamente perché io non ho mai visto l'Italia con questi occhi. Probabilmente l'ho sempre data per scontata e prima di salutarlo lo devo ringraziare per avermi ricordato la fortuna che ho nel poterla chiamare casa. Stiamo per arrivare nel bunker più incredibile di tutti. È assurdo quello che sono riusciti a creare dentro un bunker antiatomico. È uno studio di tatuaggi. Là dentro una persona, un personaggio ormai è diventato una leggenda nella zona, ha creato uno studio nel quale tatua le persone. E lui si chiama Catch Mark, che solo il nome è un programma, perché catch vuol dire cattivo. Lui infatti ha un passato un po' torbido, perché è stato in carcere 9 anni a New York e poi è stato deportato qui in Albania. Ecco, siamo arrivati. Ok, allora, da adesso in poi può succedere veramente di tutto, perché lui è un personaggio molto istrionico, me l'hanno già detto. Potrebbe andare bene, potrebbe andare male. Pensate che decide lui se fare i tatuaggi ai suoi clienti, se non gli piaci puoi tornartene a casa, e decide anche lui il disegno da farti. Quindi incrociamo le dita e andiamo a chiamare Catch. Nice to meet you, man. Giuseppe. All right, Peter. They call me, but my nickname is Catch. Yeah, Peter. Con i suoi capelli squadrati e il suo sguardo freddo e immobile, Catch sembra lo stereotipo del cattivo sovietico di un film americano. In realtà bastano pochi secondi per rivelare la sua accoglienza. Ci tiene subito a farmi vedere il suo famosissimo bunker, arredato con le sue opere apocalittiche, provocatorie e in qualche modo spirituali. You prefer I call you Catch or Peter? Catch. Catch. Because catch is something bad. How did you manage to go out and go to USA? When I went to Yugoslavia, I applied for visa, went to American embassy, and I went to America. And what did you do in America? Like, how did you live? What did you... Well, I used to work as a pizza man. I was getting paid good and everything, but then I happened to meet other 3 guys that used to stay in Belgrade and Yugoslavia with me, and then they don't have no place to stay, so I took them to my house. Yeah. And the landlord told me you're not allowed to take anybody, so I told them, guys, when you walk through the stairs, don't fucking make noise. Yeah. And they, they listened to me for a day or 2, and then they forgot about it and they kicked me out. I end up losing the job and everything, so I end up in the street, and I got locked up for armed robbery. Tell me the truth, was it like, you liked it? Like, it was like exciting? It was like addiction, man. Really? Yeah, it was addiction. It was like adrenaline, I mean, yeah. I wasn't afraid to go to work when they called me. When they say, hey, man, we have a job. Just come over. All right. I don't care if I have to look out, I have to go in, or I have to, whatever. So many times, for 1 second, probably not to be life anymore. Yeah. For 1 second. How did you ended up here with this bunker? Yeah, when I got married, I bought the land here. And then the bunker happened to be here, and I decided to use it for something, And I started as a hobby, do tattoos and little things. Then people started liking, and then that was close to the main road, so different people from different nations, they stopped by taking pictures, this and that. I get to communicate with them, so then I say, fuck it, I'm deciding to do something with that. So now I'm making a living on that, Oltre ai tatuaggi, un'altra grande passione di Catch sono le armi. E ne vuole provare una insieme a me che ha assemblato con le sue mani. Go this way, turn back. So I have to go a little bit... Yeah, keep going.
He's fucking drunk. He's my barber. Hey, you motherfucker! Johnny! You guys wanna have a drink over here for a minute? Why not? Come on, alright. Allora, non so cosa stia succedendo, ma ci stiamo andando a bere un goccino con lui che mi sa che li ha già bevuti tanti. Alright, man, alright. I'm sorry, écoutez. Yes. Ton, aia. È un amico di Catch. Amico, Amico di Catch. que, nada. So, all you. Ton, Ok. attendez. Sarà una giornata lunga, credo. You have beer? Beer. Sono le 11 del mattino. Andiamo forte. Non dik. Bier, aqui vem. Maar zo is het zo die zin. Thank you very Bob, much. hey, huh? Ciao. That was so cool. He's drunk too. Another one. Yeah. Non mi piace da lingua italiana. Parli italiano un po'. Un po'. No, no. Che situazione. Pure questo era ubriachissimo. You see, he's in the middle of the street. I'm worried for him. Albania is the best country in the Balkans. Why? We have the best nature. We have the best lake. We have the best ocean. The beaches. You understand? Yeah. Catch mi sta portando al punto panoramico dal quale Enver Hoxha, ai tempi del comunismo, ammirava quello che riteneva essere il suo impero. Then you just have a smoke a cigarette over here for like 10-15 minutes. You just check this view always. Imagine what he was thinking, like everything is mine. Yeah, they were so poor, but they were ready to die for the country. Ready to die. Would you? Well, I probably yes. Even now, could die for my country. But when you talk about the jail, seems almost not fun, but something that it's okay. Yeah, because you get used to that shit, man. Yeah. You get used to it. So, you know what's the hard part? Yeah. When you get arrested, for example, the hardest part is till you get sentenced. When the judge hit with the hammer, all right, 5 years, 6 years, 8 years, 10 years, then you have to settle down because you don't have nothing, you cannot change nothing, and you gotta fucking do the time and forget about it. Work out, you know, keep yourself busy, draw, do something. You understand? Yeah. How many jails did you Oh man, visit? I visit probably 20 jails. 20 jails? Yes. One time, I was in Old Bern. Old Bern is the oldest prison in America, and I was in maximum security. And one time I remember I have 2 days to finish my sentence. There was this black guy, he was a life in prison. So I was listening to this Walkman, and the guy said, listen, can you let me use it for a couple of hours? Yeah. I know that guy never gonna give it to me. Yeah. But I felt if I don't give it to him, I felt like I'm too fucking weak, and I gave it to him. But then I got in a fight with him the last 2 days to finish my sentence. Wow. We got to fight knife to knife with him, you know? How did you get the knife? Yeah, you can get a knife. You can get a piece of steel, sharpen it, and do it, and you can make man anything. Because when your mind works for these things, you always can make something out of that. You understand? And you always know that you have to defend yourself. Yeah, but I'm not gonna leave. Even if I have 2 days to delete my sentence, and the guy's for a life sentence, I'm not gonna fucking give it to Walkman without fight. I swear to God, I'm not lying to you. Catch, can you see your tattoos? Yeah, why not? You like it? Yeah, You wanna- why not? Yeah, they done since 80, 89, 90. Yeah. Wow. That You've was done my all first- by yourself? Yeah, left hand, right hand. And this one in my back, my son done it, Johnny. Your son did it? Yeah, It says Apocalypse. Apocalypse, yes. What's your favorite one? I have some in my legs. Let me see if I have underwear on, because sometimes I don't wear them.
this the devil on the glass, the woman holding the glass. The only part that you didn't do was your back because you couldn't do I it. could not do it. I could not do it. You know what I was thinking? Yeah. I swear to God, I'm not lying to you. I was thinking because I had the tattoo gun. I was thinking to put him in the wall, No. stick him in the wall, let him run the engine, and take the mirror and try look and go with back like this. But you didn't do it. No, I didn't do it because, well, that would have been funny though. But anyway, you know, hey man, this is my property. I can do whatever the fuck I want. Yeah. You know, I don't want high-tech tattoos. This is in prison, so I don't care. I like him as it is. They don't look too bad, but they're in prison. They have a history behind that. Yeah. Io ho chiesto a Ketch se poteva farmi un tatuaggio e ho aspettato la sua risposta per qualche secondo perché volevo capire se avesse voglia di farlo o no. Alla fine ha detto sì e adesso lo sta scegliendo, quindi speriamo bene. Sarà sicuramente un simbolo tradizionale albanese. Mi sa che ce l'ha. Beautiful. Beautiful job. I'm really happy to have a tattoo from you. There is always a question that I ask to everyone around the world to understand how happiness can change, right? And I wanted to understand what's happiness for you after all you lived in your life. That's a big question. Yeah, man. That's a nice question. That's a family. That's a big happiness. Do you get married? Do you have kids? You're always going to think about something else. The happiness probably could be the bitches, hookers, drugs, alcohol, because you've never been married. Once you've been married, that's the happiest thing in your life. That was nice meeting you guys. Anytime you pass by, you are welcome to stop by. Okay? If you don't find me here, don't look for me because I'll be going for good, either heaven or hell. Most likely, people say this is the heaven, but when I go other life, I want to try the hell because I've already been to heaven. This is the heaven. Chissà se Ketch è consapevole di ciò che ha creato, trasformando un bunker antiatomico simbolo di oppressione e paura in un luogo di accoglienza ricco di arte, creatività e apertura. È incredibile come il popolo albanese in un'epoca così buia abbia potuto riconoscere nell'arte, nella religione e in un semplice libro delle vie d'uscita e dei semi per far sbocciare un presente diverso. In questi giorni ho imparato ad ammirare una nazione conosciuta sì, ma allo stesso tempo incompresa, dove le sue alte montagne proteggono da ogni lato le tradizioni di una terra tra le più fiere al mondo. Ho avuto l'impressione che gli albanesi avessero occhi diversi, come se avessero la capacità innata di trovare delle opportunità di felicità spesso invisibili. E io, l'emblema della felicità albanese, l'ho trovato nelle parole di Besnik, a cui vi lascio. Se non ami gli altri, non ami la vita. Cioè, come non essere felice con tutta questa felicità che ti circonda? Ci sono fiumi che scorrono, che c'è un lago lì, ci sono le montagne, il mare, le nubi, l'azzurro, ci sono le canzoni che ti ricordano tutto questo. Oh Dio mio, vale la pena vivere.